andiamo a vedere come creare questo bellissimo sacco rivestito sia internamente che esternamente. Questo è un sacco primi giorni, perché la mamma così quando va in ospedale si mette qui i primi cambi del bambino o della bambina. Si chiude in questo modo, poi qui decide di fare anche un fiocchettino così. Che dite? È carina come idea? Sotto si presenta in questo modo, così che non rimane proprio piatto, ma rimane con una base un pochino più larga. Vi garantisco che è un tutorial facilissimo e si veramente realizza con pochissimi passaggi, adatto a tutti, anche alle principianti. Prima di cominciare invito tutti coloro che non si sono iscritti al mio canale di iscriversi, di accendere la campanellina così che poi vi arriveranno le notifiche per i video futuri, di mettere un bel like se il video vi piace e di scrivere sotto nei commenti ciò che pensate, se avete dubbi, domande o volete semplicemente salutarmi, perché questa a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Poi se il video vi piace e vi fa piacere far crescere il canale, vi invito a condividere il video, così che potrò continuare a fare tanti video e spiegarvi tantissime cose nuove. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! L'occorrente per il video di oggi è il seguente: 2 pezzi di tessuto della misura 30 x 21 e 2 pezzi di tessuto della misura sempre 21 x 30. Questo è per chi vuole fare la sacca di 2 colori, altrimenti può prendere un pezzo di tessuto tutto di un unico colore, e in quel caso deve prendere un tessuto che sia 30 x 40. Allora, vediamo cosa fare. Come prima cosa dobbiamo decidere intanto quale va sotto e quello che va sopra. Quindi prendiamo uno di un colore e uno di un altro colore. Li sovrapponiamo mettendo dritto su dritto, in questo modo. E andiamo a bloccare con dei spilli. Ok, quindi prendo dei spilli e incomincio a bloccare. Ripeto la stessa operazione anche su quest'altro, quindi metto dritto su dritto, così. Poi vado sotto macchina ad effettuare da entrambi i tessuti una cucitura a punto dritto di una lunghezza di 3 a bordo tessuto, quindi effettuo questa cucitura qui e anche qui, e questo è il risultato dopo che abbiamo effettuato la cucitura. Quindi la apriamo bene, la appiattiamo con il ferro da stiro. Adesso andiamo a mettere dritto su dritto uno sull'altro in questo modo, e dobbiamo fare attenzione a far coincidere esattamente le cuciture una sull'altra. Quindi le sistemiamo per bene. Una volta che siamo sicuri che l'abbiamo fatte coincidere per bene, andiamo e blocchiamo con i spilli. E adesso
controlliamo anche su questo lato che la cucitura sia perfettamente allineata con la cucitura di sotto e blocchiamo sempre con i spilli. Blocchiamo anche la parte di sotto, quindi voi poi vedete in base al vostro disegno qual è il lato inferiore, oppure se non avete un disegno insomma dove vi obbliga a mettere i spilli in un certo punto, mettete a uno dei due lati. Quindi blocchiamo qui, perché adesso andremo ad effettuare una cucitura a punto dritto qui sotto, quindi chiudiamo la base. Punto dritto, lunghezza punto sempre 3 e sempre a bordo tessuto. Adesso andiamo a piegare, quindi ci prendiamo due segni nei due lati di 6 centimetri, quindi con il righello mi segno 6 centimetri. Dal bordo andare verso su, invece di, anzi, dal bordo andare verso l'alto mi segno 4 centimetri e faccio un punto. Poi la stessa cosa di qua, quindi dal bordo a salire mi segno altri 4 centimetri. Adesso dobbiamo andare a effettuare una piega in questo modo, facendola arrivare esattamente sui due punti che ci siamo segnati. Quindi deve essere para qui fino al punto e metto uno spillo. La stessa cosa faccio di qua, quindi dal punto, che è questo, eccolo qui, e metto uno spillo. Adesso vado sulla parte superiore, quindi abbiamo sistemato la parte inferiore, adesso sistemiamo la parte superiore. Sulla parte superiore invece mi segno dal bordo a scendere 6 centimetri, poi dal punto che mi sono trovata scendo di altri 2 centimetri. Ripeto la stessa operazione da quest'altra parte, quindi faccio dal bordo superiore a scendere 6 centimetri e dai 6 centimetri scendo giù di altri 2 centimetri. Ok? Adesso vado sotto macchina e cucio da qui fino al primo segno, facendo avanti e indietro sia qui che al primo segno, poi salto questi 2 centimetri, non li cucio, proseguo da qui a qui sempre avanti e indietro sia a questo punto che a questo punto. La stessa cosa andrò a rifarla da questa parte e la stessa cosa la farò anche su questa stoffa, quindi metterò, se ho un dritto, un rovescio, dritto su dritto, ok, quindi me le vado a posizionare perfettamente dritto su dritto. Mi cucio prima la parte inferiore come abbiamo fatto qui, poi mi cerco i 4 centimetri, me li segno,
perché ripeto quello che ho fatto qui, lo ripeto anche su questo, sulla fodera interna. Ok, quindi abbiamo effettuato le 2 cuciture laterali così da bloccare questa piega che avevamo fatto, e qui abbiamo lasciato aperti i 2 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte, mentre per la federa interna abbiamo sempre quindi piegato questa parte e bloccata con la cucitura, ma non abbiamo lasciato nessuna apertura qui. Adesso andiamo a girare la parte esterna del nostro lavoro in questo modo, e questa qui la andiamo a posizionare, la sistemiamo per bene qui sotto soprattutto, ecco qua, sistemiamo bene i lati, sistemiamo bene un po' tutto. Quindi qui ricordiamoci che abbiamo sempre le nostre aperture. Adesso andiamo a mettere questa parte all'interno di quest'altra, quindi la federa la lasciamo, quindi la fodera interna la lasciamo alla rovescio e mettiamo questa qui dentro. Andiamo a sistemare qui mettendo questa cucitura appoggiata su quest'altra cucitura e la stessa cosa da quest'altra parte, quindi le andiamo a sistemare per bene una dentro l'altra, sistemiamo queste 2 cuciture così, portiamo, andiamo a aprire qui le nostre cuciture che avevamo fatto prima in questo modo e blocchiamo con dei spilli, blocchiamo anche qui tutto intorno. Qui facciamo attenzione sempre che le 2 cuciture siano una sull'altra e apriamo queste qui in questo modo e blocchiamo. E adesso andiamo a bloccare su tutta questa lunghezza. Ecco qua. Quello che andiamo a fare in questo momento è una cucitura tutta intorno, ma dobbiamo lasciare un'apertura, quindi appoggiamo la nostra mano con la penna cancellabile, ci segniamo 2 punti ai 2 lati della nostra mano, quindi incominciamo da qui avanti e indietro, facciamo tutto il giro e ci fermiamo qui avanti e indietro. Allora, adesso che abbiamo effettuato la cucitura tutta intorno, dall'apertura andiamo a svoltare il nostro lavoro. Adesso questa che è la federa la mettiamo all'interno, quindi andiamo a fare questo lavoro e la facciamo entrare dentro alla nostra sacca. Andiamo a sistemarci il bordo superiore tirandoci fuori, quindi, e sistemandolo per bene fino alla piega, al limite con il ferro da stiro gli diamo anche una stiratina così che siamo sicuri che lo appiattiamo anche un pochino. Ok, quindi dopo aver dato questa stiratina dobbiamo andare a vedere dov'è l'apertura. L'apertura è in questi 2 punti, quindi qui e qui. Cosa facciamo? Prendiamo una bella squadra lunga,
Quindi con una penna intanto ci segniamo i punti, che abbiamo detto che è questo e questo. La stessa cosa andiamo a fare di qua, quindi ci segniamo questi due punti, lo vedete subito perché insomma vedete la parte che è rimasta aperta. E adesso con una riga ci andiamo a segnare da questo punto a questo punto, da questo punto a questo punto. Tracciamo la riga sia di qua che da quest'altra parte, le righe. Adesso andiamo sotto macchina, effettuiamo una cucitura tutta intorno a bordo tessuto, quindi non a bordo piedino ma a bordo tessuto. Poi sempre con la macchina andiamo a cucire sul segno tutto intorno, sia su questo che su quest'altro segno. Punto dritto, avanti e indietro, inizio e fine ovviamente. Allora, se avete una macchina e potete spostare l'ago, potete metterla anche al bordo del piedino e poi spostate l'ago tutto quanto sul lato destro, quindi verso il bordo del tessuto. Una volta cucito ho stirato, così ho cancellato le righe che avevamo fatto. Adesso prendo due lacci lunghi 80 cm l'uno ed andiamo a infilare prima uno qui sempre all'interno della fessura che ci siamo lasciati e lo facciamo girare tutto intorno. Abbiamo messo il laccetto che girava tutto intorno, qui girava qui all'interno ovviamente. Adesso quest'altro non lo andiamo a inserire qui ma lo andiamo a inserire di qua, perché poi questi qui dovranno girare tutto intorno e uscire da quest'altra parte. E questo è il lavoro terminato. Guardate se vi piace, basterà poi tirare questi due lacci e questo è il nostro sacchetto. Come avete visto non è per nulla difficile, è abbastanza facile, semplice. Poi insomma si può anche fare così un fiocchetto, insomma. Poi questo vedete, il nostro sacco primi giorni bebè è pronto. Poi quando la mamma torna in futuro può anche metterci il pigiamino del bambino o della bambina, può utilizzarlo per metterci i pannolini così da averli sempre a portata di mano nella cameretta. Può essere carina anche come idea regalo, magari mettendoci all'interno non so, tipo l'accappatoiino. Quindi magari se avete un'amica e volete fargli un bel regalo, potete benissimo prendere e decidere di appunto metterci dentro un accappatoio tipo questo. Guardate, c'entra benissimo. Potete metterci dentro anche questo che è il porta salviette. Poi fatemi sapere se vi interessa un tutorial per farvi vedere come funziona questo. Questo qui si mettono le salviette umide e qui si mettono i pannolini. Da qui si può attaccare al passeggino oppure si può inserire il ciuccetto del bambino. Poi questo si chiude e va messo in borsa.
o appunto attaccato al passeggino. E poi possiamo anche farci in abbinamento un bellissimo bavetto primi mesi. Quindi una volta che abbiamo riempito tutto, chiudiamo e voilà, il nostro bellissimo regalo è pronto. Poi nulla toglie che questo può essere anche un articolo da fare per chi fa i mercatini e vuole vendere magari un qualcosa di più particolare, dove può personalizzarlo come ho fatto io con un ricamo, oppure con le tecniche che ho fatto già vedere in video precedenti. Poi vi lascerò qui sotto i link, così se volete andare a vedere potete andare e vederli. Sicuramente chi lo riceve sarà molto contenta di ricevere questi bellissimi articoli. Vi piace? Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!